Ah, vedi che c'è. Sei online. Sei su YouTube. Ogni tanto me li faccio i video così che vado in giro. L'ho fatto anche a Berlino. Comunque sono in questo spazio di coworking e è veramente comodo. Sarò qui per 6 mesi e se avete la possibilità di andare a lavorare in un coworking, i prezzi sono molto accessibili, ma sono dei posti veramente dinamici dove si incontrano parecchie persone molto interessanti e poi ogni tanto salta sempre fuori qualche nuova occasione di lavoro. Ciao, benvenuti a questa nuova lezione del venerdì e partiamo. Stasera vediamo ancora QGIS. Ok. E ho notato un particolare interesse per come si dice, per il geoprocessing, quindi era anche quasi abbastanza ovvio che adesso oggi parlavamo del geoprocessing, comunque degli strumenti di geoprocessing, ma adesso vediamo meglio di cosa si tratta. Allora, fatemi vedere se ho qualche shape, qualche geometria in giro che possiamo provare. Il Veneto, ok, abbiamo la regione Veneto, l'apriamo. Ok, torniamo sempre come riepilogo perché mi piace sempre colorare le mappe. Faccio stile categorizzato in base alla provincia, classifica, apply, ok. Carichiamo sotto OpenStreetMap come sullo sfondo, mettiamoli una parte trasparente. Ok. Bene, gli strumenti di geoprocessing una volta non erano installati come di default, ma è comunque sempre un plugin. Sono questi vettori, strumenti analisi, ricerca, geoprocessing, geometria, gestione dati. Oggi vediamo un po' questi, ma magari anche un po' anche gli altri. E, per chi non li ha caricati, vi ho detto che era sempre stato un plugin, questo plugin si chiama F-Tools. Infatti proviamo a disabilitarlo e in vettore spariscono i vari comandi. Lo riabilitiamo e qui tornano gli strumenti che vediamo stasera. Allora, questo plugin aggiunge delle diverse funzionalità. Vediamo analisi, ricerca, geoprocessing, geometria e gestione dei dati. In modo l'analisi fa alcune informazioni statistiche che di solito si possono fare anche con altri programmi. Tra l'altro ho visto che il Base, l'Access di LibreOffice si collega bene, magari non agli shape, però ha delle funzionalità molto interessanti, però magari facciamo una lezione direttamente su quello. Quindi guardatevi un po', non mi vorrei soffermare su questa analisi perché fondamentalmente la uso poco. Ricerca. La ricerca, vediamo, selezione in base alla posizione. Tra questi, la selezione per posizione, in effetti non ho altri punti, però se ad esempio andiamo a creare un nuovo vettore, crea vettore nuovo shape
file lo facciamo puntuale, selezione degli stessi comuni, perché questi strumenti di geoprocessing di solito funzionano bene se sono nella stessa posizione. Infatti dopo dobbiamo verificare se questa posizione al volo per caricare sotto OpenStreetMap fa il caso nostro. Quindi fa funzionare questi strumenti di geoprocessing, se no dobbiamo toglierla. Quindi faccio un punto, pt prova, ok, salva, e incomincio a disegnare un punto. Ad esempio seleziono un punto esattamente qua, non gli do un identificativo 1, anche se opzionale, a fare la ricerca in base, per dire i punti, i poligoni verranno selezionati in base a questo punto. Quindi vettore, strumenti, seleziona per posizione, seleziona le geometrie nel PG Comuni Veneto, quindi i poligoni, che intersecano le geometrie PG PT Pro. Qua include geometrie di ingresso che intersecano le geometrie di selezione, include geometrie di ingresso che toccano, quindi non solo intersezione ma anche semplicemente che toccano, include geometrie di ingresso sovrapposte che incrociano la selezione, include l'ingresso, sono completamente all'interno della selezione, quindi questo eviterebbe se il poligono non è completamente contenuto, questo qua non per i punti ma per i poligoni, questo potrebbe essere il caso. Faccio ok, mi ha selezionato, qua non si è visto, rifacciamolo perché era proprio sotto, strumenti, analisi, strumenti ricerca, selezione per posizione, lo spostiamo qua a destra, faccio ok, e lui mi seleziona a questo punto qua sotto. Un'operatrice abbastanza normale, però in effetti è parecchio potente. Se mettiamo che noi facciamo di questi punti il 2, il 3, il 4 e ne facciamo uno ancora all'interno, 5, se noi rifacciamo adesso la selezione vi va a toccare a prendere tutti i poligoni che vengono toccati da questo punto. Quindi selezione, lo mettiamo qua da parte, prova, ok, funziona tutto, pt prova, ok, e va a selezionare tutti i poligoni che sono toccati dal punto. Bene. Passaggio successivo, vediamo cosa c'è ancora. Questa ricerca, la ricerca l'abbiamo più o meno vista, questo qua è un po', diciamo, è quello più importante che diciamo, si usa sempre di più. E proviamo a fare prima di tutto il buffer. Il poligono convesso lasciamolo per il momento perdere, poi possiamo provarlo, però quello che è interessante, quello che si usa molto spesso, è il buffer. Il buffer, ad esempio di PT prova, segmenti da approssimare qua, mi sembra che non so quanto si può approssimare, mi sembra 9, provato a mettere 90 watt, distanza del buffer ci mettiamo 3000, anche se in effetti in questa proiezione 3857 3000 non è non sono 3 km. Poi possiamo andare a fare una prova e al limite potremmo scegliere anche la distanza in base ad un campo shapefile di uscita. Prova, facciamo pg pt prova buffer, save, e la prima cosa ha creato i nostri buffer, vediamoli che magari li facciamo un po' più chiari con un bordo un po' più spesso, così si vedono. Facciamo questi punti, li facciamo
di 3, rifacciamo rossi, così si vedono meglio. E vediamo subito con che proiezione ha proiettato questi nuovi buffer. L'ha fatto in 3272, probabilmente li ha messi nella proiezione del punto. Proviamo a fare la stessa cosa, però proiettati nella proiezione che i 3000 sono 3 km. Ok, così se io vado a vedere quanti metri lineari sono 3 km. Invece se li andiamo a prendere quindi l'ha fatto giusto l'operazione, è rimasto nella sua proiezione in cui erano proiettati L-shape. Proviamo a fare la misura, ancora 3 km. I calcoli sono basati su trasformazione del progetto attiva. Quindi allora hanno sistemato anche che il 3857 non ti fa i calcoli errati per la proiezione. Su questo lo approfondiremo perché prima venivano molto di più e quindi bisognava passare nella proiezione 32632, quindi nell'UTM quello che si usa in Italia per fare il calcolo esatto. 3857, ok, infiltrazione generale, fare il progetto, metri, strumento di misura e trasformazione, SR, acceso, ok. Ok, per adesso va bene così, quindi ha fatto questo buffer. Proviamo a inserire un campo nuovo che ci dice, crea un nuovo campo, che ci dice praticamente la distanza del buffer, quindi non facciamo il buffer tutti di 3000, ma il buffer in base a una distanza definita nel campo. Facciamo il nome campo di uscita è intero, facciamo intero con precisione 10 e incominciamo a scrivere 2000, giusto per scrivere qualcosa. Facciamo ok, poi ne modifichiamo uno, facciamo 4000, 4000, uno lo facciamo 500, facciamo salva, adesso ricreiamo lo stesso buffer, però in base alla distanza. Layer, vettore, geoprocessing, buffer, pt prova, segmenti mettiamo 99, campo di distanza mettiamo distanza, shapefile di uscita, ok, pt buffer mettiamoli 2 e lui adesso ci ha fatto il buffer, questo qua l'avevamo lasciato 3000 o forse era 4000, mettiamogli un po' di trasparenza. Ok, questo è diventato 4000, questo è un po' più piccolo, questo era 500. Vediamo nella tabella attributi. Ok, c'è la distanza, quindi noi in base a questa colonna possiamo anche magari colorarli in modo diverso, categorizzato o meglio graduato in base alla colonna distanza, classificazione, apply, mettiamoli un po' di trasparenza, però mettiamoli una classificazione un po' rossa, e quindi se andiamo a rendere un po' più trasparenti questi qua per adesso li spegniamo e adesso ci accorgiamo che questi buffer hanno comunque le loro proprietà diverse. Mettiamoli una stella bianca. Ok, proviamo adesso a fare la selezione per poligoni, strumenti,
ricerca, selezione per posizione, il buffer 2, che intersecano, perché io c'ho in mente intersect, e quindi qua va a prendere più poligoni. Bene, procediamo. Togliate sempre la selezione. Qua c'era un'opzione quando facevo GeoProcessing Buffer di fare il dissolve del risultato. Possiamo fare ad esempio il dissolve di questo risultato, quindi di questi due cerchi, lo possiamo fare subito, oppure lo possiamo fare anche dopo con questo, dissolvenza. Facciamo dissolvenza del buffer 2 in base a dissolvi tutto, lo shapefile di uscita, mettiamo pp buffer 2, ci mettiamo dissolve. Ok, e adesso ho fatto esattamente il dissolve di queste due geometrie. Le vedete prima come erano? Ok. E anche questo qua è uno strumento molto interessante. Facilita parecchio la costruzione di queste geometrie. Ovviamente le altre non si toccavano, quindi non c'era bisogno di farlo. Il dissolve, se avete visto, può fare o dissolve di tutto. Adesso penso che ha fatto semplicemente solo una geometria, ok? Una geometria che seleziona tutto, anche se sono punti staccati, però questo in GIS di solito per fare alcune analisi produce degli errori. Proviamo a vedere come facciamo a farli separare, quindi fare da un'operazione che si chiama da multipart a single part, anche se facciamo subito questo, poi ritorniamo al geoprocessing. Quindi qua c'è la possibilità di fare da parti multiple a parti singoli, da parti singoli a parti multiple. Di solito si usa questo, da parti multiple a parti singole. Quindi questa qua è una geometria multipla, perché geometria multipla vuol dire che è unica per tutte le geometrie che vediamo, anche se sono separate geometricamente, ma è infatti composto da un multipoligono. Se noi facciamo vettore, geometria da parti multiple a parti singole, del parti dissolve, facciamo dissolve e ci mettiamo single, facciamo ok, e le parti multiple adesso sono diventate single. Quindi questo qua praticamente era fondamentalmente un errore, quindi lo possiamo cancellare, o comunque possiamo continuare a non utilizzarlo, ma ci interessa lo stile. Per copiare lo stile da questo a questo hanno implementato recentemente una nuova funzione che c'è stili, copia stile, vado qua, stile, incolla stile. E adesso le nuove geometrie multipart che hanno ricevuto la stessa, diciamo la stessa colorazione. Non mi piace molto, ok, i colori di questo buffer, togliamoli un colore, mettiamoli un colore un po' più vivo, ok, ci mettiamo un bel rosso, così si vedono, e poi c'erano le stelle bianche di partenza. Ok, abbiamo fatto da multipart a single part. Andiamo a vedere l'unione. Se noi adesso volessimo andare a vedere come fare ad avere un'analisi di questo tipo, che ci permette di avere i valori del buffer, magari lo vediamo meglio con questi valori del buffer, e sotto i valori dei poligoni in teoria dovremmo andare a
interrogare questo e poi interrogare quello sotto e fare una specie di analisi. Per fare un'analisi un po' più, diciamo, a scala con più geometrie insieme, questa analisi si fa con il geoprocessing, con l'union, tenendo in considerazione che il geoprocessing union può dopo, successivamente in base date, fare sia la differenza simmetrica, sia il taglia, sia differenza e l'intersezione, perché lavora proprio sui dati. Per far questo dobbiamo associare un valore, perché qua sono tutti 2000, quindi non ci interessa molto avere il 2000, ma diciamo perché le geometrie sono tutte uguali, mettiamo qua 1000, qua 580, così lo differenziamo, qua 2000 e qua ci mettiamo 3000. È vero che era la distanza, però adesso lo sfalziamo, anzi modifichiamo la colonna. Per modificare la colonna in Table Manager possiamo o rinominare questo o inserire una nuova colonna. Adesso lo rinominiamo, ci mettiamo valore, quindi non è più la distanza del buffer. Quando facciamo yes ci chiede: vuoi ricaricare la geometria e associare gli stessi stili? Noi facciamo ok. Adesso siamo pronti ad associare le informazioni di questa geometria, ma anche degli altri, ai comuni che sono sotto. Questo si fa così: vettore, geoprocessing, unione, pg comuni Veneto e pt buffer single, shape di uscita, facciamo pg comuni buffer, facciamo clic su ok, ci ha creato una nuova geometria che, se vedete, proprio tutta separata dove finiva il raster. Poi c'è questo qua che viene comunque unito, che potrebbe essere anche considerato un errore. E se noi adesso clicchiamo su questa geometria, ci dà sia le informazioni del buffer e valore. Questo qua era etichetta valore, questo qua era proprio il 580 per differenziare, sia il nome dei vari comuni. Se clicchiamo su questo, se clicchiamo su questo, il comune è Curtarolo e il valore è 580. Se andiamo su quell'altro, questo il comune è Gambugliano e il valore è 3000. Che questo possiamo fare lo stile, il colore, classifica in base al valore. Questo potrebbe essere simile allo shape di prima, solo che ci dice ok, questi qua sono tutti comuni, mentre i comuni che hanno ricevuto questo buffer sono evidenziati in questo modo e colorati. Ho visto che c'è un errore qua. Allora, l'errore è che se io seleziono questa geometria, in effetti, quando faccio apri tabella attributi, lui mi ha selezionato solo una geometria. Teniamola sempre in primo piano. Questa, un'altra solo geometria. Questa, una geometria. Questa, una geometria. Ne avevo vista una che era, come geometria, era doppia. No, non è un errore. Vai a casa. Sì, non è un errore. Ok, a posto. Quindi anche questo geoprocessing funziona.
Perché vi dicevo che ad esempio il geoprocessing, differenzia, taglia, può essere fatto in questo modo? Perché noi in questa, se andiamo a analizzare la tabella, noi ci accorgiamo quali sono i comuni che non sono ricaduti dentro il buffer. Sono quelli che non hanno in questa colonna un identificativo. Quindi se noi andiamo a selezionare tutti questi comuni, sono tutti, a parte, no, non li ho selezionati tutti, si ordina per colonna, si fa una selezione, quindi si ordina per colonna ID, si fa una selezione, si va fino in fondo, fino a quando non appaiono l'ID. Io praticamente, ok, eccoli qua, ho selezionato esattamente tutti quelli che non hanno il buffer, quindi io posso fare il taglia. Questa è esattamente l'operazione che fa l'intersect. L'intersect prevede dove i due poligoni praticamente dove i due poligoni si toccano, lui produce una nuova geometria. Lo proviamo a fare. Quindi plugin, vettori, geoprocessing, mentre il clip va a ritagliare solo i comuni che sono dentro, l'intersect porta fuori anche la geometria che sta sopra, quindi intersezione, comuni Veneto, dissolver single, dissolve pt comuni buffer intersect, quindi non saranno più solo, non saranno tutti i comuni, ma solo i comuni che cadono dentro il buffer, e questi vengono tagliati, così si vede meglio, vengono tagliati solo le porzioni di territorio che ricadono dentro al buffer. Dai, questa proprio del geoprocessing è veramente utile, sicuramente è un po' da approfondire, però a questo punto almeno avete preso confidenza con questi strumenti di geoprocessing. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Strumenti di geometria, posso creare i centroidi di questi poligoni, ad esempio facciamoli dei poligoni dei PG comuni buffer, però dell'intersect, quindi va a creare ad esempio qua 1, 2, 3, 4, 5 poligoni, e ci mettiamo IT. Ok. Probabilmente anche se questa, no, quell'altra geometria, magari nelle geometrie nelle multipart fa solo un centrale, invece qua, come si vedono, va a fare il centroide del poligono. Se notate il centroide del poligono non per forza deve ricadere dentro, in questi casi sì, non per forza ricade dentro al poligono, ma può andare anche fuori. Questa qua è un'opzione che purtroppo non ho ancora trovato in QGIS, quindi il centroide deve rimanere sempre dentro al poligono, mentre per le etichette questo qua è interessante, che c'è la possibilità di fare le etichette, ad esempio del valore, gli si dice che il posizionamento poligonalmente forza il punto dentro al poligono. Lui cerca di forzarlo. Mettiamogli un colore bianco, un po' più grosso, con il contorno, ok, sempre bianco, il contorno va fatto nero. Qua ha cercato, sì, lo forza dentro, però fa solo un effetto di forza. Mettiamoli anche qua un po' trasparente, così rende un effetto un po' più grafico. Poi c'è un rosso sotto che gli dà fastidio, sempre la stella bianca la riportiamo sopra, e qua il buffer.
cercate di non fare, ad esempio, tanti fanno che io aumento il cerchio e lo facciamo 20 per fare una specie di etichetta sotto l'icona. Con questo si può fare direttamente che l'etichetta assume uno sfondo. Lo sfondo potrebbe essere un quadrato, un'ellisse, facciamo un'ellisse e l'ellisse viene creata, quindi non c'è bisogno di creare una geometria, ma questo sempre direttamente dalle geometrie dei poligoni. Geoprocessing, geometria, semplifica, per adesso tra i vertici, gestione dei dati. Ok, dai, queste cose qua le guardiamo anche una volta prossima. C'è tutta una prima parte in cui ho lasciato acceso il monitor, comunque se volete faccio un bookmark per saltare tutta la prima parte che fondamentalmente è vuota e niente, ci vediamo alla prossima. Buona serata.